Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale di AF Merate, io sono Stefano, siamo qui per parlare oggi di uno dei prodotti più incredibili del panorama hi-fi attuale. Parliamo di Name Statement, l'amplificatore di punta dello storico marchio inglese. So già cosa pensano molti di voi, non è un oggetto per tutti, ma assolutamente vale la pena parlarne, dobbiamo parlarne per capire la filosofia di Name e veramente che tipologia, che tipo di storia ha dietro questo incredibile brand. Per cui incominciamo subito. Bene, la sfida iniziale era quella di creare veramente un amplificatore top, ma senza partire da progetti già visti. Infatti spesso le aziende non fanno altro che continuare ad andare avanti nel rimescolare, diciamo, le stesse carte. Nel caso di Statement no, l'idea di base era ricominciamo da zero, lo pensiamo veramente da zero. Addirittura non avevano un'idea di budget iniziale, quindi non c'erano dei limiti di budget. Questo ha permesso veramente agli ingegneri, ai designer, a tutto il team di ripensare a quello che più avrebbero desiderato, insomma quello che più serviva per fare musica come si deve. Ok, vediamo di approfondire un po' più questo incredibile prodotto. Ok, in particolare Statement è composto da tre elementi, sono due amplificatori, i NAC S1, due amplificatori da 746 watt, insomma circa 800 watt, e il preamplificatore, l'elemento centrale. Allora, la prima cosa che si nota, insomma ci si chiede il perché non è stata inserita ad esempio anche la sorgente, cosa ad esempio che avviene su altre linee Name. Il progetto era quello di avere meno cose possibili che influenzassero poi il risultato di questo sistema, per cui ovviamente su un'amplificazione di questo tipo si va a sistemare, come nel nostro caso, gli streamer, diciamo, di fascia alta di Name, come l'ND 555 o gli altri prodotti di casa Name. Ok, partiamo proprio dal design, da quello che possiamo osservare guardandolo. Allora, il prodotto è molto minimal. Come accennavo prima, Name ci ha abituato a prodotti assolutamente senza elementi, diciamo elementi non efficaci, elementi che non servono in effetti poi al suono. Per cui Statement, anche questo va in questa direzione, riprogettato, come dicevo, completamente da zero, quindi i materiali sono simili ma in realtà la linea è completamente diversa. Bene, abbiamo anche qui ormai il tipico potenziometro di casa Name, che gli dà ovviamente un'eleganza incredibile, e abbiamo dietro un mondo di connessioni. Guardando dietro il mondo delle connessioni di Statement ci rendiamo subito conto di un'innovazione, di un'introduzione, che sono gli ingressi e le uscite bilanciate. Possiamo finalmente arrivare a uscire dal nostro sistema con appunto cavi XLR. Il motivo di questa scelta tecnica è abbastanza semplice: un prodotto con questa energia è destinato a installazioni abbastanza articolate e importanti, dove le distanze tra i componenti iniziano ad essere elevate, e quindi si richiede una connessione di tipo di stampo professionale come l'XLR. Ricordo a chi non lo sapesse, il cavo XLR, il cavo cosiddetto bilanciato, è una tecnologia che serve a ridurre la possibilità di introdurre rumori nel percorso del nostro segnale, quindi si usa molto in ambito professionale. Nel mondo domestico è utilizzato meno, perché appunto le distanze sono di solito più brevi. Ecco, in questo caso l'esigenza era quella assolutamente di avere questa possibilità. Un'altra possibilità è quella di separare e utilizzare separatamente i tre elementi, quindi noi vediamo il sistema completo, ma in realtà il pre e i finali possono essere utilizzati separatamente, esattamente come i componenti stessi, la loro natura vuole. Addirittura sono stati utilizzati, adesso vediamo se riesco a trovarvi qualche link, sono stati utilizzati ovviamente come sale cinema, e quindi in quel caso abbiamo un'installazione molto più articolata, con i finali posizionati appunto molto distanti dalle casse, dal sistema, eccetera. Quindi questo è un altro motivo dell'introduzione del sistema bilanciato.
Ecco, per cui Name ha gettato le basi per diventare uno dei player più importanti in campo non solo hi-fi ma anche audio, dei prossimi audio, home theater, insomma dell'intrattenimento domestico dei prossimi anni del futuro. Come vi siete resi conto sicuramente girando per le ultime fiere, i negozi, gli ultimi tipologie di prodotti, ormai hi-fi, audio video, home theater, questi mondi si stanno unificando, avvicinando sempre di più e niente, Name vuole sicuramente essere uno dei protagonisti. Bene, quindi come si utilizzano questi 800 watt a canale, a quale tipo di pubblico è destinato e appunto cosa ci può lasciare, che tipo di percorso Name ci lascia per quanto riguarda Statement. Bene, ovviamente i sistemi a cui è destinato sono particolarmente importanti, ovviamente sale d'ascolto grandi e diffusori importanti come nel nostro caso le Maestro Utopia Evo oppure le Grand Utopia, insomma tutto il mondo Focal, ovviamente molto vicino a Name, ha diversi diffusori facilmente abbinabili, diciamo. Quindi sicuramente sistemi importanti. Ecco, però il percorso Statement, come vi dicevo all'inizio, ci è utile per capire che strada ha intrapreso Name nella nuova epoca. Quindi molti degli elementi, la filosofia costruttiva in realtà si è andata poi a distribuire sulle due serie che sono in arrivo, è appena arrivate, la serie 200 e la serie 300. Questa nuova tipologia, questa nuova concezione ancora più corrente, ancora più velocità, è stata poi ovviamente appunto dislocata anche sulle nuove macchine. Bene, vediamo quindi l'impianto in dimostrazione qui da Ephemerate. Abbiamo parlato di Statement, in questo caso è collegato alle Focal Maestro Utopia Evo. Questa serie ormai lanciata nel 2008 da Focal rappresenta veramente, insomma, un sogno per molti, sistemi veramente per chi vuole ricostruire una scena live nel proprio salotto, quindi un sistema decisamente importante che richiede alla base un'energia chiaramente curata al meglio possibile. Questo prodotto permette una bi-amplificazione, quindi un ulteriore controllo del suono, della risposta che possiamo dargli. E ok, per quanto riguarda il mondo delle sorgenti, stiamo utilizzando lo streamer top di gamma di Name, l'ND555, quindi un prodotto incredibile. Ormai il mondo della musica liquida è, si può dire, quasi nata con Name, quindi tutti gli utenti di questo brand conoscono l'esperienza e l'efficacia dei sistemi Name col mondo della musica liquida. Ultimo, abbiamo parlato prima un po' della voglia di Name di lasciare un segno indelebile, quindi uno degli ultimi prodotti arrivati in casa Name è il giradischi Solstice. Questo prodotto, anche questo un'edizione limitata di 50 pezzi, è veramente un capolavoro di ingegneria, un progetto senza limiti di budget. Ecco, quando succede così, di solito c'è un percorso da parte delle aziende per sviluppare nuove filosofie da poi portare su prodotti, insomma, su prodotti di fascia inferiore, quindi chissà se un giorno arriveranno anche magari giradischi più accessibili di casa Name. Benissimo, questo sistema è in dimostrazione costantemente, insomma, qui da Ephemerate, quindi prenotate un appuntamento per un ascolto come si deve. Benissimo, torniamo a noi. Benissimo, vi ho raccontato un po' di cose del mondo Statement, ce ne sarebbe veramente da parlare all'infinito, l'unico modo è venire e toccarlo con mano. Come vi dicevo, le tecnologie, la filosofia di Statement è stata riportata, ovviamente riadattata in termini di budget, sulle macchine che sono arrivate, che stanno arrivando, quindi sulla serie 300 e la serie 200 che vedremo in uno dei prossimi video sicuramente. Per cui per adesso io vi ringrazio, da Ephemerate qui è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi!